Sin dalla comparsa dell'uomo sulla Terra, l'arte è stata la manifestazione che meglio ha rappresentato la cultura e lo stile di vita dell'uomo. Col passare dei secoli, la vita dell'uomo è lentamente cambiata con l'introduzione di nuove tecniche e strumenti tecnologici. E questo è testimoniato dalle diverse forme d'arte che ci sono pervenute. Oggi, con l'introduzione di nuove tecnologie digitali, la vita dell'uomo si trova davanti a un bivio inedito, quello di doversi confrontare con nuove forme di realtà parallele a quella del mondo reale e con nuove possibilità di espressione immateriali prima non contemplate. Come per tutte le grandi rivoluzioni del passato, anche la rivoluzione digitale ci mette davanti a nuove opportunità, nuove sfide e nuovi problemi. Gli artisti e i pensatori contemporanei ci possono aiutare ad orientarci in quest'epoca di cambiamenti. Io sono un artista che praticamente lavora utilizzando principalmente le lettere e giocando con il significato di carattere tipografico e carattere di un determinato soggetto. Io rappresento i miei soggetti utilizzando soltanto le lettere perché gioco molto col significato di carattere tipografico e carattere di un determinato soggetto. Abbino praticamente ad ogni persona, ad ogni figura, ad ogni architettura che rappresento un carattere tipografico che ne vada a rappresentare quella che secondo me è la sua anima. Io nasco come web designer principalmente, però nel corso dei miei studi ho studiato anche l'anatomia delle lettere, ho studiato i vari font, la storia dei vari font, faccio un esempio l'Helvetica o l'Arial, che sono due font molto simili, ce ne sono tantissimi. E questa cosa mi ha permesso anche di poter apprezzare qualcosa che molto spesso le persone usano senza capirlo. E poi lavoro con le nuove tecnologie utilizzando la realtà aumentata in modo da evolvere il concetto di quadro, quindi non renderlo soltanto una cosa a sé stante che sta appesa al muro e basta, ma qualcosa con cui interagire, qualcosa da ascoltare, qualcosa da vivere. Quando io creo l'opera, devo seguire determinati passaggi. Prima di tutto c'è il passaggio iniziale che è quello dell'idea. L'idea nasce e nella mia mente cerco di dividerne step per vedere come crearla, perché non è semplicemente un quadro che uno va a dipingere. Io creo il quadro, quindi creo prima di tutto l'immagine in digitale utilizzando programmi vettoriali e quindi montando le lettere. Scelgo l'immagine da rappresentare e passo molto tempo con le lettere per fare in modo che le lettere montate all'interno dell'immagine comunque mantengano un'espressività. Dopodiché creo il quadro e in quel caso posso continuare a lavorare col digitale o lavorare con l'acrilico, con le tempere, con l'acquerello, perché poi a seconda di quello che voglio rappresentare, di quello che voglio dire, ci sarà un mezzo che riuscirà a trasmettere meglio il messaggio. Una volta completato il quadro non è finita perché io devo elaborare in 3D le immagini, dividerle su più livelli o anche fare proprio del video editing per creare dei video che devono partire all'interno della realtà aumentata e montare il tutto su più livelli. Poi grazie ad un'applicazione registro il mio quadro come se fosse un QR code, per intenderci, e faccio in modo che anziché mandare su un sito, su un altro, dare delle informazioni, parte la realtà aumentata in modo che il visitatore possa vivere all'interno del quadro e vedere tutti i vari livelli, sentire i suoni, sentire le voci che magari ti raccontano la Divina Commedia e entrare nei vari livelli e vivere proprio all'interno dell'opera.
Sono un avvocato penalista del Foro di Milano, mi dedico da circa 20 anni al diritto penale dell'impresa e dell'industria, mi occupo di rapporto tra l'uomo e la tecnologia industriale. Queste idee e questi dati di conoscenza che derivano dalla mia attività professionale sono confluiti anche in un progetto didattico che è stato attivato 4 anni fa al Politecnico di Milano, dove ho fondato forse la prima cattedra universitaria di diritto penale nella storia del Politecnico, focalizzata proprio alla formazione dell'ingegnere industriale su queste tematiche. Quest'anno è l'anno dell'intelligenza artificiale. Il tema del rapporto tra la persona umana, l'uomo e l'intelligenza artificiale è un tema certamente ricco di implicazioni, porta con sé tante domande. Come dicevo prima, per esempio, guardando alla realtà dell'industria, che è quella che conosco meglio dal punto di vista professionale, certamente noi dobbiamo registrare il fatto che l'apporto umano è decisivo ai fini per arrivare a quel livello qualitativo che ancora consente alle industrie italiane di competere nel mondo. L'intelligenza artificiale può essere uno strumento che consente di accelerare alcuni processi, però il focus deve essere sul fatto che la definizione finale di un processo produttivo per identificare dove si vuole andare e con che livello di qualità, ecco, questo deve rimanere in capo all'uomo ed è un tema di responsabilità dell'uomo. Ricordo che dal punto di vista costituzionale c'è un diritto al lavoro, ma anche un obbligo su tutti i cittadini di realizzare un'attività che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società. E il lavoro, è citato proprio nell'articolo 1, è il valore fondamentale su cui si fonda la Repubblica Italiana. Ovviamente stiamo parlando di un lavoro umano. E questo è, diciamo, un valore di riferimento per guidare lo sviluppo tecnologico, ma soprattutto l'utilizzo delle applicazioni tecnologiche. Sta nascendo a livello nazionale ed internazionale, nel mondo accademico, un dibattito e ci si domanda se l'intelligenza artificiale diventerà in qualche modo il nuovo soggetto della storia, cioè se potrà esprimere decisioni, in qualche modo una coscienza e quindi imporsi nello scenario globale come nuovo soggetto della storia, insieme evidentemente alla persona umana. E questa è una domanda di natura filosofica molto importante. Le riflessioni del rapporto tra l'uomo e le moderne tecnologie sono già nate evidentemente nel secolo scorso, penso soprattutto alla scuola di Francoforte, penso a figure come Heidegger, come Gunther Anders, insomma sono personalità del mondo filosofico e della sociologia che hanno già in qualche modo dato delle risposte. È chiaro che il tema è far sì che l'uomo rimanga il soggetto della storia e ovviamente si prenda la responsabilità che questo comporta nel prendere decisioni e questo è certamente un tema dell'oggi su cui bisogna assolutamente ragionare. Io sono stato come avvocato e anche come docente universitario, ho partecipato a diversi convegni sulle tematiche legate alle nuove tecnologie e l'aspetto che emerge è che comunque l'intelligenza artificiale utilizzi un volume di dati molto importante e li utilizzi molto velocemente, più velocemente di una persona, ma che lavori fondamentalmente l'intelligenza artificiale sul dato vecchio. Quindi la sua produzione, l'output produttivo di questo tipo di tecnologia lavora su un dato che in ogni caso è vecchio, tanto che alcuni autorevoli docenti universitari che trattano queste tecnologie e le sviluppano dicono che avremo ancora bisogno nel futuro di personaggi come Leonardo da Vinci, come Raffaello Sanzio, cioè persone umane che portino dati di novità, dati originali. È importante da un certo punto di vista tutelare l'apporto individuale e quindi far sì che noi in qualche modo non andiamo a regalare il nostro know-how alle macchine che poi evidentemente le possono riutilizzare anche per fare business, chiaramente. È evidente che le big tech,
chi gestisce l'algoritmo, chi gestisce questa tecnologia riesce ad attingere a molti dati ai fini anche economico-speculativi. E dunque la domanda sarà quanto vogliamo effettivamente condividere con le macchine, secondo quali logiche, se è possibile difendere il dato rappresentato dall'apporto umano e quindi dall'apporto soggettivo, dall'apporto dell'individuo, che è sempre un apporto assolutamente insostituibile ed unico, e quanto invece vogliamo preservare appunto questo aspetto legato alla soggettività, alla persona e alla tutela in qualche modo della proprietà intellettuale, ma innanzitutto in senso più ampio della sua dignità. Cioè il rischio è che le persone si lasciino molto guidare dall'output produttivo di questo tipo di tecnologie e che quindi scelgano la strada più facile, cioè inseriscano i cosiddetti prompt, quindi delle parole chiave con cui riescono ad arrivare ad immagini, a testi e utilizzino in modo un po' acritico quello che è il risultato consegnato dalla macchina e che quindi, visto che è facile ed è comodo, perché è una strada molto comoda, questo in qualche modo vada a depotenziare il percorso che è sempre anche un percorso, come dire, di fatica che deve intraprendere l'uomo per arrivare a un certo tipo di qualità, sia dal punto di vista del pensiero, che dal punto di vista operativo, che dal punto di vista della realizzazione di un oggetto o anche di un'opera d'arte. E quindi è evidente che c'è una quota di impegno, di fatica, di responsabilità che è dell'uomo ed è un elemento che noi non possiamo assolutamente cancellare, perché è quello che rende umano il nostro percorso dal punto di vista esistenziale. Je suis Greg Butet, je suis artiste photographe basé à Naples. Mon parcours artistique a débuté en Belgique, principalement avec mes études de photographie à l'Institut Félicien Rops de Namur. Je suis diplômé en arts et techniques visuelles appliquées à la photographie. Durant mes études, la photographie était encore totalement traditionnelle, argentique. On utilisait des films et celle-ci se faisait de manière minutieuse, une grande partie de l'élaboration se faisant notamment en chambre noire pour tout ce qui était tirage photographique. Nous utilisions alors bon nombre, par exemple, de produits chimiques. Naturellement, quand la photographie s'est penchée, s'est tournée vers le numérique, j'ai été ouvert à ces innovations. Ainsi, j'ai incorporé directement Photoshop dans mon travail et retrouvant bon nombre de techniques traditionnelles dans cet outil finalement numérique. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est toujours avec cette même soif de découverte et d'expérimentation que j'ai implémenté, incorporé des résultats de l'intelligence artificielle dans mon travail, sans pour autant délaisser tout ce que j'ai pu faire, étudier, expérimenter depuis mes études. C'est une poursuite, une continuation. En ce qui concerne mon usage de l'intelligence artificielle, j'ai différentes approches. Ça peut très bien me servir à faciliter, améliorer de la retouche d'image existante ou générer un élément sur une image totalement traditionnelle, on pourrait dire. Parfois, ça pourrait me servir à créer une image de toute pièce par cette exploration de l'image, de l'espace latent. Mais j'ai aussi, sur toute une série d'images, j'ai préféré partir d'une image de référence qui est une photographie d'Ischia que j'avais capturée avec un long temps de pause, ayant ainsi un aspect visuel totalement particulier, me servant de l'accident de la lumière à travers un filtre physique. Puis, avec l'intelligence artificielle, me nourrissant de cette image de référence, j'ai voulu créer une mise en abîme. Et j'ai donc créé, via des mots, d'autres univers qui avaient toujours pour point de départ cette image de référence. Et ensuite, usant de parallaxe, je me suis servi de cette série d'images pour créer une vidéo. La critique principale que l'on fait envers l'intelligence artificielle générative serait de créer uniquement des images quelque part qui seraient déjà vues. Rien de neuf, rien de novateur.
thèse que personnellement je réfute, parce que l'intelligence artificielle est une sorte de voyage entre les mots et les images. On remarque dans l'espace latent de l'intelligence artificielle des sortes de vecteurs qui unissent ces mots, ces paroles, aux images qui vont être générées. Et c'est ce voyage à l'intérieur de cet espace latent qui permet de combiner présent et futur, paroles et images, et d'arriver à la création d'œuvres nouvelles. Non c'è dubbio che negli ultimi 15 anni le tecnologie ICT abbiano ormai costituito una sorta di nuovo ecosistema per la nostra specie, no? Tant'è che spesso e volentieri si parla di ecosistema digitale. Noi facciamo ricorso a delle locuzioni, parole e locuzioni che spesso non interroghiamo fino in fondo. Ormai sono anni che si parla ad esempio di identità digitale, che non è una locuzione generica, sta là ad indicare che ormai quello che una volta la mia generazione ad esempio aveva sperimentato come una netta distinzione tra l'ambito reale e l'ambito virtuale ormai costituisce un unico flusso dove non è più possibile andare a individuare un punto in cui collocare una soluzione di continuità, per cui l'assoluta permeabilità e l'essere osmotico tra reale e virtuale fa sì che ormai la nostra struttura identitaria abbia cominciato a strutturarsi anche a partire da queste piattaforme che una volta rientravano solo nella sfera del virtuale. Io non sono d'accordo nel dire che noi siamo proiettati in un futuro sempre più digitale, in realtà è già il nostro presente che vede la nostra capacità e possibilità di essere e continuare ad essere, come accennavo qualche istante fa, in un trofismo non scindibile tra reale e virtuale, in cui persino se noi andiamo a interrompere un circuito che ha a che fare con la nostra strutturazione identitaria segnatamente all'ambito digitale, sostanzialmente stiamo ponendo un limite alla nostra capacità di estrinsecazione quotidiana. Persino il legislatore europeo, che meritoriamente è intervenuto negli ultimi mesi rispetto ad alcune questioni delicate relative all'ambito dell'intelligenza artificiale, ovviamente è costretto a intervenire costantemente ex post e non ex ante, perché non solo non è possibile prevedere il dato di pervasività di queste tecnologie, ma soprattutto non è possibile avanzare una pretesa, che è quella che dal punto di vista sociopolitico probabilmente è quella più cogente, che non è possibile emendare dal dato indefettibile che queste tecnologie non sono prodotte da stati, no? E quindi da comunità diffuse, ma in qualche modo sono prodotte da quelli che una volta si sarebbero detti detentori di mezzi di produzione e che in qualche modo, ancor prima di interrogarsi sull'eventualità del buono o cattivo segnatamente a un prodotto riconducibile alla tecnologia ICT da lanciare sul mercato, lo fa nei termini di un altro paradigma che in maniera descrittiva, non lo dico in maniera valutativa, si gioca nella diade costi-benefici, dove il costo e il beneficio per il produttore è legato a un ordine di redditività, né più né meno. Non c'è dubbio che però questo deve avere un punto di caduta che non si trasformi in nuove forme di alleanza che invece procedano in direzione di sistemi autoritari nei termini in cui ovviamente qua non abbiamo il tempo per svilupparla, una delle macro questioni che è in gioco è legata a quelle che una volta si sarebbero bollate, etichettate come questione della privacy. È evidente che ormai
quello che in precedenza accennavo, ovvero la nostra possibilità di costruzione della nostra strutturazione identitaria, ormai è nei termini di un flusso permanente tra dato empirico materiale e dato digitale, è evidente che noi abbiamo di fronte due questioni. La prima è chi gestisce il dato e cosa se ne fa. E finanche in una stretta tra spazio pubblico e spazio privato noi non eliminiamo il problema, perché la gestione del dato, che potrebbe essere anche nei termini di una condivisione pubblico-privato, comporta le medesime questioni, ovvero chi gestisce il dato, e potrebbe non essere sufficiente che ci sia il bollino dell'Unione Europea e il bollino dello Stato di turno, ma soprattutto che cosa se ne fa del dato, che in quanto tale, vorrei che questo fosse sufficientemente chiaro, non è in input e in output, ma è neutro, perché c'è un sogno al quale non dobbiamo più abbandonarci, che queste tecnologie siano tecnologie neutre. E lo dico in una prospettiva che è quella che si sforza di essere scientifica, ovvero asettica. Non lo dico né da tecno-entusiasta né da tecnofobico, bisogna essere invece estremamente lucidi e rimanere il più possibile su un piano della descrizione per poter cogliere appieno la portata di alcuni fenomeni che si accompagnano all'aggettivo digitale ed essere lucidamente predisposti a un ordine di affrontamento di problematiche che potrebbero essere di ordine assolutamente inedito. 30 anni fa, e i miei studi hanno avuto questa base di partenza, 30 anni fa, quando era in voga le rivoluzioni biotecnologiche e dove la scienza portante era l'ingegneria genetica, ogni volta si parlava di ingegneria genetica, di biotecnologie e compagnia cantante, e statisticamente la seconda parola chiamata in causa era etica. Facendo un salto temporale di 30 anni, oggi si parla di intelligenza artificiale, come ci siamo detti prima, di un'infinità di campi applicativi dei sistemi complessi di intelligenza artificiale, e statisticamente la seconda parola chiamata in ballo è etica. È evidente che qua non è in gioco meramente un ordine di inquadramento di questioni applicative, perché se la premessa è valida, ovvero le tecnologie ICT ormai investono tutti i campi del fare e dell'agire dell'uomo, non è possibile isolare una questione applicativa da un contesto, che a sua volta è un contesto fatto di altre situazioni applicative di tecnologie ICT. Quindi il problema è totale, non è parziale. Laureato in estetica, quindi tra virgolette filosofo, digital designer, imprenditore digitale, vengo da un'esperienza ultradecennale nel mondo del contemporaneo dei musei e attualmente imprenditore digitale nell'ambito dei verticali, tutti dedicati a questa definizione, come per esempio realtà virtuale immersiva, intelligenza artificiale e NFT. Quando per la prima volta ho fatto un film in realtà virtuale immersiva dedicato a Hieronymus Bosch nel lontano 2015, quando ancora non se ne parlava di realtà virtuale immersiva in Italia, ma non esistevano quasi gli hardware, ho potuto constatare, soprattutto osservando il comportamento del pubblico, quanto questo tipo di esperienza, cioè immergersi in un universo 360 totalmente immersivo per conoscere e apprezzare meglio il messaggio, in quel caso era un'opera di Hieronymus Bosch intitolata Le 4 visioni dell'aldilà, possa potenziare la partecipazione e quindi quanto nell'immaginario dello spettatore veniva modificato, se non addirittura esaltato nella sua partecipazione all'osservazione dell'opera d'arte. Quindi io direi che per la realtà virtuale immersiva e la realtà aumentata, se ci si pone innanzitutto dal punto di vista dell'esperienza e quindi dall'altro lato dello spettatore, si possono incontrare delle opportunità nel linguaggio e nell'evoluzione stessa del linguaggio dell'arte digitale molto molto interessanti.
realtà si potrebbe addirittura dire che l'arte è indietro, anzi è un vero e proprio paradosso, e dentro questo paradosso secondo me si aprono delle opportunità. Gli artisti, piuttosto che rincorrere questo cambiamento e mettersi a competere, potrebbero focalizzare e dovrebbero focalizzare maggiormente le loro risorse creative sulle problematiche che l'utilizzo di questi sistemi nella società comportano. Prima fra tutti una maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale che l'arte digitale comporta al giorno d'oggi, un impatto che è stato misurato come quasi il consumo ambientale di un continente. Questi sono aspetti che ancora oggi sono sottovalutati. Quello che vedo è piuttosto un adeguamento degli artisti stessi all'uso di questi linguaggi per raccontare immaginari sicuramente personali, ma che per esempio devono competere con altri immaginari ancora più impattanti sulla società, come per esempio i videogiochi, che hanno sostituito quasi l'influenza che il cinema ha avuto nel secolo scorso sulla società europea, sulla società occidentale. Non può accadere quello che è accaduto negli anni 70, negli anni 60, quelle sperimentazioni dove abbiamo assistito a una fuga in avanti di alcuni artisti importanti che poi hanno influenzato in maniera decisiva l'immaginario collettivo, ma piuttosto che l'immaginario addirittura i linguaggi espressivi tradizionali. Dall'altro lato però quando si parla di arte digitale, che è una definizione ancora molto generica, che non ha ancora un vero e proprio statuto, bisogna fare i conti col fatto che l'intermediazione di un software sicuramente determina lo statuto del linguaggio ed è molto difficile per un interlocutore, per uno spettatore che non è alfabetizzato, riconoscere una vera originalità. Ma questa è anche un'altra sfida, è un'opportunità che io vedo dentro la sperimentazione ed è quella che io personalmente tengo presente, ma che pone appunto la comunità degli artisti in una posizione di sfida con il futuro. E al momento però posso dire che ancora oggi la tecnologia supera l'immaginario e gli artisti la stanno rincorrendo e non si è determinato ancora un vero paradigma di dialogo con la tecnologia come è accaduto con le prime sperimentazioni degli anni 70 e degli anni 60.